Ciao, vediamo insieme come ricolorare una grafica con Adobe Illustrator in pochissimi click. Stiamo parlando della possibilità di associare una gamma di colori completamente diversa a una grafica già costruita, che potrebbe essere un poster, un banner, un carosello di Instagram, qualsiasi cosa, anche un qualcosa da stampare come una locandina, un volantino, un 6x3, insomma, un qualsiasi tipo di grafica destinata alla stampa o al web che necessita di una ricolorazione totale. In questo senso Illustrator ci viene incontro offrendoci uno strumento in grado di ricolorare la stessa grafica in pochissimi click senza perdite di tempo e in modo altamente efficace. Abbiamo caricato nell'area di lavoro un poster composto da figure geometriche. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a fare una copia di questo poster. Immaginiamo che sia questo il poster, quindi la grafica da ricolorare. Vado quindi nella palette degli strumenti e vado a selezionare lo strumento tavola da disegno. Si aprirà il pannellino dinamico nella parte superiore. Quello che devo andare a fare è duplicare questa tavola da disegno con incorporato però anche il poster, quindi la grafica, tutti gli elementi e gli oggetti vettoriali. Mi assicuro quindi che sia flaggata l'opzione sposta copia disegno con tavola da disegno che si trova nella parte superiore e questo pulsantino qui. Perciò torniamo con il mouse sulla tavola selezionata, come vediamo dal bordino tratteggiato, e con la combinazione di tasti Alt più click del mouse si attiva la doppia freccia sul cursore, andiamo a fare una copia, trasciniamola verso la destra. In questo modo rilasciamo. Abbiamo fatto la nostra copia ed è su questa che lavoreremo con la ricolorazione. Selezioniamo lo strumento selezione, andiamo a selezionare ora tutta la tavola copiata, quindi l'intero gruppo di oggetti della grafica da ricolorare, dopodiché ci spostiamo sul menu modifica colori e ricolora grafica. Si aprirà questo pannellino opzioni che sarà il nostro pannellino di riferimento in quanto ci permette di stabilire una serie di parametri altamente precisi ed efficaci e capaci di guidarci nella ricolorazione di ogni singolo oggetto. La prima cosa che vediamo dall'alto verso il basso è questa riga dei colori attivi. Illustrator non ha fatto altro che catturare i colori presenti nella grafica e metterli in fila come una palette. Quindi i colori attivi sono i colori presenti all'interno della grafica. Dopodiché ci mette a disposizione due funzioni: modifica o assegna. In questo caso siamo su assegna e possiamo appunto controllare e verificare in che modo la grafica viene ricolorata. Ci mette a disposizione uno schema al centro del pannello in cui vediamo tutte le righe, ognuna delle quali rappresenta un colore, e sulla destra un piccolo riquadro sul quale, se facciamo doppio clic, si aprirà il selettore colore, quindi la tavolozza. Possiamo andare a modificarne la natura cromatica. Infatti se io da questo rosso lo porto per esempio sul verde, clicco su ok, come vediamo tutti gli oggetti che avevano quel colore che andava tra il rosso e il marrone diventano verdi. Per tornare al colore precedente semplicemente riclicchiamo sulla riga del colore e con il mouse lo trasciniamo sul riquadrino corrispondente alla sua destra ed ecco qua, gli oggetti sono tornati al loro colore originale. Appena sopra abbiamo due menu. Il primo, predefinito, ci mette a disposizione una serie di insiemi di colori che possiamo utilizzare. Sono predefiniti e fanno parte delle librerie di Illustrator. Sono librerie che possiamo trovare nella biblioteca dei colori, oppure possiamo decidere il metodo di colore con il quale lavorare, se lavorare in monocromia, in bicromia, in tricromia oppure in armonia colori. Significa decidere la quantità di tonalità di colore con le quali lavorare, 1, 2, 3 oppure un insieme di colori. Qui ancora abbiamo la possibilità di riprodurre la riduzione del colore nel caso volessimo effettuare degli interventi più avanzati, stabilendo quindi il metodo di colorazione, scala di tinte e tonalità o scostamento di tonalità. Diciamo che per il momento a noi serve una colorazione standard, una ricolorazione standard semplice ma comunque efficace, e lasciamo le cose come stanno. Dopodiché appena sulla destra possiamo controllare, quindi agire direttamente sulla quantità di colori che devono apparire sulla grafica. In questo caso è settato come automatico, nel senso che dipende appunto dai colori presenti nella grafica, ma se noi volessimo potremmo anche ridurre il numero di colori da modificare a 1 e in questo caso lui automaticamente mi genera un'unica riga di colori, come se fosse un'unica palette unita che nell'insieme mi genera questo colore, questa cromia che vediamo appunto sulla destra. Ci accorgiamo che abbiamo ridotto i colori della grafica a 1 dalla riga superiore, quella appunto che contiene i colori attivi presenti sulla grafica. Riapriamo il menu a tendina e clicchiamo su tutti. In questo modo il programma ci rimette a disposizione tutti i colori originali della grafica. Come vedete questi sono presenti in righe, ogni riga corrisponde a un colore che è presente nella parte bassa. Noi abbiamo la possibilità attraverso questi pulsantini di aggiungere per esempio una nuova riga di colore, quindi significa sostanzialmente un nuovo colore. Se facciamo un clic sulla parte destra dove c'è il riquadrino, Illustrator ci chiede se vogliamo aggiungere un nuovo colore oltre a quelli presenti. Se clicchiamo su sì ci mette a disposizione il riquadrino della tavolozza
dei colori, anche qui facciamo doppio clic e andiamo ad aggiungere per esempio il nostro colore. Ora non lo vediamo presente sulla grafica perché non ci sono oggetti colorati con questo colore, però lo vediamo tra i colori attivi presenti nella parte alta e lo vedremo ancora se cliccando su modifica andiamo ad aprire la ruota sulla quale si definisce il metodo HSB, quello della tonalità, saturazione e colore, che vedremo tra poco. Torniamo su assegna, cliccando sulla freccia che si trova tra la riga e il riquadro possiamo determinare appunto se questi colori, i colori che abbiamo aggiunto, devono essere soggetti a ricolorazione oppure no. Se la freccia è attiva e quindi indica appunto il passaggio dal colore al riquadro corrispondente, allora vuol dire che questi colori presenti corrispondenti alle singole righe saranno ricolorati in base al riquadro che vediamo sulla destra. Infatti dalle didascalie ci accorgiamo che sulla sinistra abbiamo le righe dei colori correnti, sulla destra invece i colori di destinazione. Ogni volta che clicchiamo la riga di colore vediamo nella parte bassa il profilo HSB, appunto luminosità, saturazione e colore, che si definisce per quella che è la cromia selezionata. Che cos'è il profilo HSB? È un profilo che si basa sostanzialmente sulla percezione del colore e si definisce in tre caratteristiche: tonalità, saturazione e luminosità, e sono i tre parametri che vediamo definiti appunto qui attraverso queste barre di scorrimento, ognuna dei quali ha i suoi valori. Il valore principale H è tale perché si esprime in gradi, che è l'unità di misura appunto di questo profilo colore. Chiaramente assicuriamoci che l'opzione ricolora grafica sia sempre selezionata in modo da vedere live le modifiche che apportiamo. Qui poi possiamo definire il limite di colori sul quale agire e anche qui in questo caso lui ci mette a disposizione una serie di librerie, chiamiamole così, di colori predefiniti divisi per tematiche. Appena sotto il riquadro delle righe possiamo eventualmente poi decidere come visualizzare le cromie scelte, cioè se cambiare l'ordine dei colori in modo casuale, e questo lo vediamo riflettersi ovviamente anche sulla grafica, oppure se modificare casualmente la saturazione e la luminosità, anche questo lo vediamo applicato direttamente sulla grafica. Infine possiamo eventualmente andare a cercare, facendo un clic su questa ultima icona, i colori selezionati sulla grafica. In questo momento se andiamo a fare un clic sulla seconda riga lui automaticamente ci individua il colore selezionato, in questo caso l'arancione, sulla grafica selezionata e così via. Vediamo per il giallo, vediamo per questa tonalità di blu, andiamo a deselezionare l'opzione dell'individuazione del colore nella grafica e torniamo a modificare casualmente o la saturazione e la luminosità dei colori della grafica che partono sempre dai colori di riferimento, oppure modificando l'ordine complessivo dei colori presenti. Possiamo modificare i colori anche agendo direttamente sulle barre corrispondenti ai parametri del profilo colore, semplicemente muovendoci da un lato verso l'altro. Ovviamente la modifica parte come riferimento dal colore selezionato nella tabellina dei colori correnti. Qui sulla destra possiamo dare un nome al gruppo colori a cui stiamo lavorando e eventualmente salvarlo cliccando sulla cartella sulla destra. Ed eccolo qua, questo è il nostro gruppo di colori o palette di colori con il profilo quadricromia dettagliato se si apre il menu a tendina, che è frutto appunto di una lavorazione, di una personalizzazione appena applicata. Possiamo anche decidere di selezionare il gruppo colori dei grigi, quindi della tonalità dei grigi, e automaticamente convertire l'intera colorazione della grafica da colore a monocromatico grigio. Possiamo infine andare a selezionare il selettore colore in modo da catturare un colore che è presente magari in un'altra grafica, presente sempre all'interno del file, quindi della nostra area di lavoro, copiando, catturando quel colore e inserendolo quindi qua dentro. Se ci spostiamo su modifica, vediamo invece come possiamo modificare attraverso lo spettro dei colori, e noi qui vediamo come una ruota, i singoli colori della grafica semplicemente muovendoci liberamente nello spettro circolare dei colori, lo spettro del metodo HSB, tonalità, saturazione, colore. E vediamo come sono presenti dai segmenti più lunghi i colori principali, i segmenti più corti invece i colori più scuri. E come vedete, al netto della spiegazione di come è fatto questo pannello ricolora grafica, la ricolorazione è estremamente versatile e soprattutto veloce. Stiamo parlando effettivamente di pochissimi click. Ogni modifica live chiaramente trova il suo riscontro tra i vari parametri del metodo di colore che vediamo qui sotto. Se andiamo a modificare per esempio questo, vediamo come la relativa tonalità e i relativi codici cambiano in base appunto alla posizione del colore nello spettro circolare. Quando siamo contenti del nostro risultato, clicchiamo su OK. Ed eccolo qua, vediamo a sinistra com'era, vediamo a destra com'è. Se vogliamo salvare questo risultato, andiamo a selezionare l'intera grafica, dopodiché possiamo andare a raggruppare tutti gli elementi e a cliccare su Esporta selezione. A quel punto possiamo andare a dare un nome qui sulla sinistra e un formato di destinazione qui sulla destra, per esempio un PDF, magari se è destinato alla stampa e se gli oggetti sono tutti tracciati e vettorializzati. Chiaramente qui andremo a dare una cartella di destinazione sul nostro computer. Dopodiché clicchiamo su Esporta risorsa. Oppure potremo andare a cancellare o nascondere la nostra prima grafica di destinazione, selezionare lo strumento tavola da disegno o scorciatoio da tastiera Shift più O,
cancellarla dal panellino dinamico cliccando sull'iconcina del cestino, in modo che ci rimane un'unica tavola, e a quel punto potremo andare anche su File, Salva con nome, e da qui andare a selezionare il formato nella parte bassa, che potrebbe essere PDF appunto vettoriale, oppure AI se vogliamo salvare il file master, in modo da riaprirlo e modificarlo anche successivamente. Clicchiamo su Salva. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!